Le nostre scelte alimentari hanno un forte impatto sulla salute del nostro organismo, sull'ambiente e su chi produce ciò che mangiamo. Ciao, io sono Miriam e questo canale ha l'obiettivo di aumentare il nostro benessere attraverso uno stile di vita più lento ed essenziale. In questo video parleremo di che cos'è slow food e di 12 cose che possiamo fare già da oggi per mangiare bene, con un impatto positivo sulla nostra salute e su ciò che ci circonda. Prima di iniziare ti faccio una domanda. Pensi che la tua dieta sia sostenibile per la tua salute e per quella del pianeta? Fammi sapere la tua risposta scrivendola nei commenti. Oggi, quando si parla di alimentazione, si genera una forte confusione. Ci sono tantissime opinioni diverse e ognuno dice la sua, con la conseguenza di confondere ancora di più le idee ai non esperti, che cercano semplicemente qualche linea guida per mangiare bene. Un dato di fatto è che l'alimentazione è un tema importantissimo, che riguarda non solo la nostra salute individuale, che dipende in buona parte da ciò che mangiamo, ma anche forti ripercussioni sulla salute del nostro pianeta e sulle persone che sono coinvolte nel sistema di produzione del nostro cibo. Un movimento culturale che mi sta aiutando a essere più consapevole su questo argomento è Slow Food. Che cos'è Slow Food? Slow Food è una grande associazione internazionale no profit, impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi lo produce e in armonia con l'ambiente e con gli ecosistemi. Chiamato inizialmente Arcigola, il movimento Slow Food è nato nel 1986 in Italia e in particolare a Bra, come reazione all'apertura di diversi fast food in Italia. Per i membri del movimento il pasto era un momento molto importante e si temeva si tramutasse in qualcosa di veloce e senza valore. Slow food si pose come antidoto alla follia universale della fast life, che confonde l'efficienza con la frenesia, e lo fece partendo dal piacere della tavola. Oggi Slow Food unisce il piacere del buon cibo all'impegno nei confronti delle comunità locali e dell'ambiente. Slow Food vuole preservare le culture alimentari locali e le tradizioni, proteggere la biodiversità e aumentare la consapevolezza dell'impatto delle nostre scelte alimentari sul pianeta. Oggi Slow Food lavora in più di 150 paesi per promuovere un'alimentazione che sia buona, pulita, giusta e sana per tutti. Buona, cioè di qualità, gustosa e sana. Pulita, ovvero prodotta senza inquinare e trasportata per brevi distanze. Giusta, cioè rispettosa del lavoro di chi lo produce, quindi con salari equi e condizioni del lavoro adeguate. E infine sana, ovvero nutriente e ottenuta da materie prime poco trattate. Secondo Slow Food, il segreto del mangiar bene sta nel bilanciare elementi di qualità nella nostra dieta settimanale e nel dedicare un po' di attenzione e tempo a quello che compriamo e cuciniamo. 12 cose da fare per mangiare bene. Mettici la testa. Innanzitutto è importante capire che ogni nostra scelta alimentare ha un impatto su di noi e su ciò che ci circonda. È quindi necessario spendere un po' di tempo e un po' di attenzione quando facciamo la spesa, quando cuciniamo e quando usciamo a mangiare. Tieni in considerazione la stagionalità dei cibi. Se consumi gli alimenti seguendo il naturale ciclo delle stagioni, i cibi sono più buoni, costano meno, generalmente hanno percorso meno chilometri per arrivare sulla tua tavola e riduci il rischio di ingerire sostanze fertilizzanti dei prodotti da serra. Preferisci cibi freschi e di provenienza locale. Meno il cibo deve viaggiare per raggiungere le nostre tavole, meglio è per l'ambiente.
Inoltre, il cibo locale ha un sapore migliore perché può maturare in modo naturale sulle piante ed essere raccolto al punto giusto. Il cibo del supermercato invece spesso non segue una maturazione naturale e viene raccolto quando non è ancora maturo, affinché arrivi pronto nelle nostre tavole. Impara a leggere le etichette. Saper leggere correttamente le etichette rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro benessere e ci aiuta ad impostare un'alimentazione sana. Fai la spesa dal produttore. Acquistare direttamente nelle aziende agricole ha molti vantaggi. Costi più bassi, eliminando gli intermediari, più rispetto per l'ambiente, meno traffico dei mezzi che sono costretti a viaggiare per portare gli alimenti nei vari punti vendita, più freschezza degli alimenti e infine sostegno alle comunità locali. Dai priorità a prodotti che sono tradizionali del tuo territorio. Conoscere le loro storie e chi lo produce alimenta la nostra curiosità di scoprire sempre cose nuove e tiene vive le tradizioni del nostro territorio. Regalati una dieta varia. È importante variare le scelte alimentari e combinare opportunamente i diversi alimenti. Si riduce così il rischio di squilibri e carenze nutrizionali e si favorisce al tempo stesso l'assunzione di tutte le sostanze nutritive di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare correttamente. Mangia il giusto, senza esagerare. Evitiamo di esagerare, soprattutto con quei cibi che hanno un forte impatto sull'ambiente e sulla nostra salute. Quindi, ad esempio, è meglio mangiare meno carne, ma di alta qualità. Se puoi, coltiva un orto. Fa bene all'ambiente, è un ottimo antistress e i prodotti sono più sani. Informati su ciò che mangi. Oggi scegliere cosa mangiare è veramente diventato un'impresa e quindi per acquistare in modo consapevole è necessario leggere e informarsi su ciò che mangiamo e che di conseguenza diventa parte di noi. Come dicevo prima, Slow Food mi sta davvero aiutando sotto questo punto di vista, quindi per chi fosse interessato lascio in descrizione il link al sito, dove si trovano tantissime risorse gratuite per tenerci informati su questo tema. Cucina per la tua famiglia. Cucinare è bello e rilassante e in più la nostra famiglia mangerà dei piatti cucinati da noi e quindi più buoni e sani. Cerchiamo invece di ridurre gli alimenti industriali e i cibi pronti surgelati. Inoltre, mangiare in famiglia è un momento fondamentale per parlare, stare uniti e acquisire valori preziosi. Non sprecare il cibo. Ogni anno in Europa si buttano 90 milioni di tonnellate di alimenti. La lista della spesa è il primo strumento a nostra disposizione per acquistare in modo intelligente e per aggiungere al carrello solo ciò che effettivamente ci serve. Se a pranzo o a cena avanza del cibo, possiamo utilizzarlo per preparare il pasto successivo. Tutto questo si può fare poco per volta, giorno dopo giorno, per ritrovare una dimensione di vita più lenta e sostenibile, che ci porterà a un maggior benessere per noi e per il pianeta. Anche per oggi vi saluto qui. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia dato qualche nuova idea sui temi della sostenibilità e dell'alimentazione. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di cliccare su mi piace e di condividerlo con altre persone. Se ancora non l'avete fatto, valutate di iscrivervi al canale, dove ogni settimana pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Ciao e a presto!